Aliens vs Predator 2 è un videogioco pubblicato in Europa nel 22 ottobre 2001 dalla Monolith Production e pubblicato da Sierra Entertainment e dalla Fox Interactive. Il motore grafico che è alla base del gioco a livello tecnologico è LeadTech Talon, creato apposta per questa AVP2, anche se non sembra è passato molto tempo dal 2001, ovvero 18 anni. Questo gioco potrebbe prendere la patente. Per capirci, AVP2 si scontrava con altri giochi su PC del momento, quali Quake 3 Arena, uscito nel 1999, da Unreal del 1998 e Unreal Tournament del 1999, considerando MDK2 del 2000, Max Payne 1 e Red Faction 1 entrambi del 2001. Se magari avete più esperienza con i giochi su console, sempre nel 2001 sono usciti Metal Gear Solid 2 e Final Fantasy X. Nel menu ci sono delle numerose opzioni grafiche che consentivano ai PC dell'epoca di poter girare il gioco nel miglior modo possibile. Come visto nell'intro, si possono scegliere nella campagna single player 3 razze, Marine, Predator e Alien. È consigliabile giocarci in ordine per capire meglio la storia. La storia delle 3 campagne sono intrecciate da un unico evento, ovvero l'incidente del pod di ricerca del 2230 su LV-1201, ovvero fra circa 200 anni. La storia del Marine inizia 6 settimane dopo l'incidente del pod e racconta del Marine Harrison, chiamato Frosty per le sue capacità di avere sangue freddo anche nelle situazioni più intense. A bordo della nave USS Verloc, i Marines fanno un briefing prima dell'atterraggio sul pianeta LV-1201, da non confondersi con LV-426, storico pianeta dove sono ambientati i film classici di Alien. Una missione suicida. Lo scopo è soccorrere dei superstiti e scoprire il motivo della perdita di comunicazione con la struttura di ricerca e la Weyland. L'uragano però danneggia l'astronave d'imbarco e bisognerà riattivare il radiofaro e il rilevatore meteorologico. L'intero primo livello non si incontrano nemici e avrà scenari e script prettamente horror. Un Predator in particolare sta assediando la stazione ed Harrison ha il compito di portare a termine l'obiettivo e di sopravvivere agli attacchi. I dettagli della storia si raccontano con fogli di testo in giro per le stanze e notepad. Una volta riparato la stazione si ottiene il lanciagranate con ben 4 tipi di mine speciali. Una volta hackerato un pannello che attiva il sistema di sicurezza, scoppia l'inferno. Qui si muove qualcosa. Mantenere la posizione. Dammi la direzione. Tutto intorno, signore. Qualcosa si è svegliato. Indietro. Una valanga di aliens si avvicinano e il Marine ha il compito di uscirne vivo. Successivamente, dopo un breve briefing, Frosty decide di trovare il sergente Hall. Come si può intuire, Harrison ha un debole per lei. L'entrata nel nido degli alien è difficoltosa e lo è ancora di più una volta assistito alla morte del sergente. Vederla morire sotto i suoi occhi è decisamente un duro colpo. L'uscita rappresenta una corsa disperata verso i suoi compagni. Notate? Non vi sembra anche a voi che i modelli delle persone appiccicate sul muro siano eccessivamente rimpiccioliti? Sembrano una sorta di bambini più grandi, rendono a mio avviso il livello più raccapricciante, anche se non è esattamente realistico. Inoltre il radar non sembra essere particolarmente preciso e risulta poco affidabile. Nel livello successivo si percorre il sistema stradale che conduce alla struttura centrale ai pod esterni. Mother, il sistema di sicurezza, impedisce l'accesso agli APC, quegli enormi carri armati mobili, ed Harrison, esperto hacker, riuscirà a compiere il bypass con maestria e a distruggere le protezioni. Una volta entrati, c'è un incontro all'apparenza pacifico tra i Marines e i corporativi, ovvero coloro che gestiscono la struttura privata di ricerca scientifica. Harrison ha il compito di ristabilire le comunicazioni con il resto della Weyland Yutani e all'improvviso appare Dunia, che non vede di buon occhio Frosty, poiché, abbassando le difese, il suo fidanzato Dimitri morì. Certamente, comprendo. Sarò lì al più presto. Harrison viene messo in prigione e parte una sequenza alla Riddick Escape from Butcher Bay. Il suo scopo ovviamente è quello di scappare.
Nella scena dell'ascensore parte una sequenza un po' buggata, ma si riesce a superarla. È molto bello sentire i dialoghi e capire ogni dettaglio degli eventi. Un esempio dell'ingegno umano. Ma davvero? Cosa intendi dire? Ho sentito dire che è tutto merito di una tecnologia aliena. Si assiste al combattimento contro il Predalien, ma essendo Harrison una sorta di big boss hacker, senza lo stealth però, uccide il Predalien da solo con la pistola. Il livello seguente vede Harrison superare molte uova di alien ed, in generale, è un momento parecchio ansiolitico. A un certo punto, ehi, una scimmietta! Il livello dopo è un po' buggato e ho dovuto rifarlo un paio di volte perché le porte non si aprivano correttamente anche se il gioco è con l'ultima patch disponibile. Alla fine Harrison riesce a scappare ed affronta dopo innumerevoli aliens l'unico Predator affrontabile nell'intera campagna. L'ultimo livello, Harrison monta su un esoscheletro di enorme potenza, lanciafiamme, missili e raggi laser incorporati. Ma dura poco e affronta l'ultimo grande ostacolo, la regina. Riesce finalmente a scappare ma termina con un finale tragico. Muore Tomiko, la scienziata che l'ha aiutata negli ultimi momenti, uno scenario già riproposto nel passato. Tomiko. Le armi del Marine sono un semplice coltello da combattimento, una pistola, un possente fucile a pompa, il simbolico fucile ad impulsi con lanciagranate incorporato, il lanciamine speciali, il lanciafiamme, lo smart gun capace di uccidere senza mirare manualmente, il mitragliatore e infine il fucile da cecchino. Insomma, da solo ha un vero e proprio arsenale. La storia del Predator inizia 19 anni prima dell'incidente, ovvero nel 2210 sul pianeta Korari. Rykov, il Marine, sopravvive all'attacco dello Yautja. Lo stesso Predator, una settimana dopo l'incidente, riprende la sua caccia e inizia a farsi strada. Sembrerebbe che nel gioco impersoniamo un Predator qualunque, in realtà leggendo le note stiamo giocando ad un alieno di sangue nobile, un principe per l'appunto. Ed è per questo che gli altri Predator ci donano le armi e mostrano molti segni di rispetto. Si inizia con gli artigli e un fucile simile ad una balestra lanciarpioni di piccola dimensione, ma a velocità così alta da poter decapitare gli umani. Che diavolo succede? Abbiamo perso il contatto con la squadra. La possibilità di nascondersi e avere 3 visioni avanzate, una per gli umani e le altre 2 per gli alien e la terza per i Predator, con la possibilità di vedere nel buio, oltre al super zoom incorporato nella maschera. Raccapricciante la risata del Predator quando compie azioni del tipo decapitazioni. Successivamente un giovane Predator ci dona la sua lancia e risulta in un'importante arma a corto raggio. In questo livello un altro Predator anziano ci regala il disco volante, un potentissimo boomerang capace di ritornare a noi consumando un po' di energia. Dopo il livello iniziale riusciamo ad entrare nel pod di ricerca. Il gioco ha una meccanica un po' lenta e non è particolarmente divertente. Nel caso in cui abbiamo poca vita e poca energia dovremo premere il tasto F per ricaricare l'energia, G per la vita e di nuovo il tasto F per l'energia. Questo per tutta la campagna. A mio avviso sarebbe stata un'idea migliore usare i teschi in basso a sinistra. I teschi che vedete sono le decapitazioni, ma non hanno nessuna utilità, sono lì diciamo per bellezza. Gli sviluppatori avrebbero potuto prendere un'intera sequenza di teschi e utilizzarla in modo tale che il Predator possa ricaricare vita e energia contemporaneamente. Un'altra capacità del Predator interessante è la sua grandissima forza nelle gambe, che consentono di compiere balzi di grandi dimensioni. Proprio per questo il level design del Predator è molto interessante e originale, ovvero quello di svilupparsi in verticale più che in orizzontale. La difficoltà della campagna Predator è particolarmente intensa e anche giocandoci a difficoltà facile ho avuto dei momenti di serio impegno, e questo è un bene.
Il Predator viene catturato, ma riesce a liberarsi. Senza maschera ed occultamento avremo il compito di recuperare le armi degli altri Predator, che però non sono stati fortunati come noi. I dialoghi sono ogni tanto molto simpatici, ad esempio, come potete vedere in questa clip per intero. Pensi che mi inventerei una stronzata simile? Andiamo, chi progetterebbe qualcosa di così stupido? È uno scherzetto che abbiamo recuperato dal pod 5. Ne giri una, niente. Giri l'altra, niente. Le giri entrambe, bang. Accidenti. Otterremo l'arma simbolica del Predator, ovvero il cannone al plasma, e riusciremo a scappare dal pod stando in piedi sull'astronave. Da qui io faccio una mia considerazione. Non era meglio mettere come prima arma il cannone al plasma e solamente dopo la balestra? Facendo vedere Predator all'inizio con il cannone era pensabile farlo all'inizio del gioco, ma non è così. Inoltre il primo livello del Predator ti fa sentire proprio un Predator. Stai sugli alberi e studi il nemico. Con il plasma sarebbe senza dubbio più divertente. L'ultima arma è la pistola al plasma ed è decisamente l'arma più forte del Predator. Gli ultimi due nemici più forti è la regina e infine Rykov. Quest'ultimo, ucciso dal Predator, viene rappresentato insieme al vincitore in maniera decisamente raccapricciante. Mentre il Predator si occupa di Rykov, capo delle forze militari della struttura scientifica, l'Alien si occuperà di Heisenberg, no, non quello di Breaking Bad, ovvero lo scienziato responsabile dell'intera infrastruttura. La campagna inizia con il Facehugger, ovvero il primo stadio del ciclo evolutivo dello xenomorfo. Con un po' di abilità furtiva si riuscirà a trovare una vittima e a inseminarla con il Chestbuster. Questa fase è la più delicata e siamo poco più di un serpente. Ci possono sparare e uccidere in pochi colpi e dobbiamo usare manovre il più possibile stealth per non farci riconoscere. Il nostro obiettivo è quello di trovare un piccolo mammifero per evolverci. Una volta evoluti arriveremo alla terza fase, ovvero saremo un drone. Usciamo subito di qui. Solo un secondo. Via di corsa. Ora l'obiettivo è quello di tornare nell'alveare. Il gameplay è estremamente fluido e veloce. Con il tasto G avremo la possibilità di arrampicarci su qualsiasi tipo di muro. Possiamo usare gli artigli per fare dei grossi danni e utilizzare la coda per stordire i nemici. Se con la visuale miriamo alla testa del nostro bersaglio, apparirà sullo schermo dei denti e con il tasto sinistro del mouse potremo letteralmente mangiare la testa con una scena molto cruenta. C'è la possibilità di premere E compiere un balzo omicidiale. La preda viene spappolata in 1000 pezzi, senza però avere la possibilità di nutrirsene. L'unico modo per rigenerare la vita dell'alien è mangiare gli avversari. La campagna aliena, a mio avviso, è quella riuscita meglio. Giocato a difficoltà facile ti senti un alien indistruttibile e sembra di essere veramente l'alien di Alien Isolation, uscendo inaspettatamente nei percorsi di ventilazione e poter attaccare il nemico in 3 dimensioni, ai lati e dall'alto. Il level design è estremamente intelligente e il giocatore dovrà ingegnarsi senza eccessiva frustrazione a trovare dei passaggi alternativi per superare porte ed ostacoli. L'alien riesce ad entrare nel pod e avrà il compito di liberare l'alveare artificiale creato dalla Weyland per studi scientifici biologici. Nel percorso libereremo un predalien, ovvero uno xenomorfo nato da un predator. Le scene di intermezzo sono molto cinematografiche ed hanno un tema prettamente horror e ansiolitico. C'è un superstite!
Anche qui è un piacere sentire i dialoghi e tutti i piccoli dettagli delle operazioni della corporazione. Il richiamo della regina chiama tutti i suoi figli e avremo il compito di liberare l'alveare. Una volta liberato l'alveare dovremo liberare la regina e ci scontreremo anche contro qualche Predator. Il comparto sonoro di AVP2 è ottimo, le tracce orchestrali automaticamente cambiano a seconda ciò che affrontiamo nel gioco, musiche più movimentate in combattimento e più atmosferiche in fase di esplorazione. I compositori sono gli stessi che compariranno in Fear e la qualità degli effetti sono fedelmente riprodotti ai contenuti dei film originali. Ad esempio, se nella campagna del Marine l'atmosfera è principalmente paurosa, nel Predator invece è creepy, ovvero raccapricciante. Graficamente parlando, il motore grafico LiteTech Talon riesce oggi ad essere compatibile con Windows 10 senza troppi problemi, essendo basato su DirectX 8. Io utilizzo un wrapper ed è DJ Voodoo 2 e ha la possibilità di iniettare l'anti-aliasing fino a 8x. La domanda da porsi per giudicare una grafica, ormai così antica, è: nel 2001 veniva considerata una buona grafica? La risposta breve è sì. Era la miglior grafica in circolazione? Questo no, sicuramente. Su PC senza dubbio AVP2 aveva un'ottima grafica, ma non era alla pari a livello prestazionale del id Tech 3 oppure del primo Unreal Engine. Inoltre nel 2001 era ancora quello strano periodo in cui le console erano molto più avanzate tecnicamente del PC a livello videoludico. Ad esempio, le espressioni facciali su PC non c'erano, oppure erano estremamente basilari. AVP2 ha delle facce decisamente buffe se zoomate. Infatti, se adesso è particolarmente scontato avere delle meravigliose animazioni facciali, nel 2001 erano segno di grande stupore. La stessa PlayStation 2 ha una CPU chiamata Emotion Engine e Metal Gear Solid 2 e Final Fantasy X sono chiari risultati. Magari in un prossimo video ne parleremo meglio. Un gioco che vi consiglio di provarlo, soprattutto se siete appassionati della saga di Alien. Se siete amanti del retro gaming e dell'horror è quello che fa per voi, senza pensare alle microtransazioni odierne e ai prezzi esagerati. Essendo il gioco abandonware potete scaricarlo in descrizione sia nella versione italiana che in quella inglese, con la possibilità di giocarci online. Sì, online, e ne parleremo in un video successivo. Buon retro gaming a tutti!